Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Ciao cari amici del Pirata. Allora, oggi siamo qua al fresco per fortuna. Dovrei anche rassettarmi un attimo. Adesso vediamo, ma qua si dorme a rate. D'altro canto poi luglio-agosto sono 2 mesi veramente pregni, sia per il lavoro sia poi per il caldo. Veramente c'è un caldo da pazzi. State al fresco finché potete, state in casa quando potete, al fresco dove potete, andate al supermercato a far finta di fare la spesa, ma state al fresco. Allora, volevo farvi vedere come si utilizzano ancora anche i libri, almeno per quello che mi riguarda. Allora, negli anni io ho sempre acquistato libri con tutte le cose, ne ho parecchi, adesso qua ne ho una piccola recensione tanto per farvi vedere, vedete Santo Graal, Atlante dei misteri, nel mondo dell'incredibile, vedete il famoso Selezione da Rare Digest, che è quello in cui nel 1974 scoprì l'anteprima del libro che nel frattempo era già uscito negli Stati Uniti, La vita dopo la morte di Moody, e ogni tanto faceva questi libri, queste cose. E poi abbiamo anche Viaggio nel mistero, perché invece che utilizzare, a parte il mio database sconfinato che mi porto dietro veramente da decenni, il primo formato pensate che era una specie di forma di diario cartaceo e quindi molto molto impegnativo, perché ci sono alcune informazioni che a volte non troviamo nemmeno online e quindi si fa molto fatica. Dovremmo trovare, guardate la pila di Baghdad praticamente, l'ismo di Antichitera, Atlantide, vabbè, la mappa del Piri Reis, ma quello che volevo farvi vedere, vediamo adesso se lo trovo e ve lo faccio vedere. Vedete, ho un po' tutto quello che riguarda i diavoli e la stregoneria, e quello che è importante sono le simbologie di riferimento che noi poi possiamo trovare e ritrovare anche in vecchi testi sacri antichi, insomma, quello che succedeva appunto nei testi antichi. Poi troviamo alcuni personaggi di cui vi voglio parlare in questo periodo, appunto perché per capire quello che dicevamo, cioè come le persone, guardate qua, i vampiri eleganti, come venivano raffigurati nel 1800-1900, e Vlad l'impalatore, ovviamente, che ha dato adito poi alla leggenda dei vampiri. Elisabetta Bartorai, vedete che faceva il bagno nel sangue. Queste cose ci servono, ci fanno capire meglio come l'umanità ha cercato il trascendente anche attraverso diverse cose. Eccolo qua, le sorelle Fox, le famose sorelle Fox, e una riproduzione di quella che era la casa dove succedevano tutte quelle cose strane dovute proprio ai loro accadimenti. Quindi abbiamo delle notizie, tra virgolette, di prima mano. Pensate che questi libri possono avere anche più di 40 anni, quindi sono proprio notizie vicine agli accadimenti, se vogliamo. Florence Cook, ve ne ho già parlato, comunque andremo a parlarne ancora. Katie King, che appare durante una seduta spiritica in fotografia scaricata da Sir William Crookes. Pare che sia un'apparizione, vera o finta che sia, poi andremo a vedere. Crookes con a braccetto con lo spirito, nonostante i suoi legami con lo spiritismo, Crookes era un grande scienziato. Andremo a vedere anche chi è Crookes. Che vedete qua a destra è Eusapia Paladino, pensate che è una famosissima, che nessuno ormai si ricorda, medium italiana, quindi abbiamo Leonora Piper, americana, e Eusapia
Paladino, e furono tra le medium, vedete, più famose e più rigorosamente controllate dell'inizio del secolo scorso, ovviamente. Molte delle loro manifestazioni non sono mai state messe del tutto in dubbio, quindi forse qualcosa di vero c'era. Quindi andremo a conoscere anche queste cose. Ecco qua Madame Blavatsky, di cui vi ho parlato, con la sua società metafisica. Alcuni ritengono che il suo spirito guida fosse niente meno che Kut Umi, il grande Mahatma, di cui parleremo, e quindi conoscerete anche chi è Kut Umi, che è un personaggio molto molto famoso nell'esoterismo orientale, veramente veramente famoso. Vediamo qua altre cose. Beatrice Udini, la compagna nonché moglie di Udini, ovviamente, tenne l'ultima seduta dopo anni di tentativi per entrare in contatto col marito, in quanto si erano messi d'accordo col marito che se fosse morto le avrebbe dato dei segni. Ecco qua la famosa fotografia Kirlian, vedete, di cui vi ho parlato ultimamente. Eccola qua, queste furono le immagini, pensate, degli anni 70 della fotografia Kirlian. Ovviamente poi ne troveremo molte su internet, sui social, eccetera. Poi gli esperimenti di parapsicologia fatti presso le università, le famose carte PSI o ESP, che dir si voglia, e parleremo anche di personaggi abbastanza famosi, vedete qua si cita Sherlock Holmes, ma anche di Uri Geller. Per chi si ricorda chi era Uri Geller? Parleremo poi delle famose società esoteriche segrete. Guardate qua gli appunti che facevo sulle carte trasparenti a cose del secolo scorso, veramente che vecchio che sono, la Golden Dawn, il Rosa Croce, ma parleremo di molte di queste cose, proprio perché faremo un giro alla scoperta. Questo è John Dee, un altro occultista che cercò di rianimare i morti, e qua lo vediamo col suo aiutante in un cimitero che rianimano un cadavere. L'evocazione necromantica di John Dee e Edward Kelly, due personaggi che poi furono utilizzati anche nei fumetti di Martin Mister. Gillo e 6 punti di Salomone, nonché il mago Agrippa, di cui abbiamo già parlato, ma lo ritroveremo ancora. Anche le tecniche del volo astrale, ovviamente, e tutta un'altra serie di cose straordinarie. Ecco qua il famoso Aleister Crowley, guardatelo qua, guardate come se ne parlava negli anni 70. Eccolo qua, eccolo qua. Quindi tratteremo un sacco di argomenti, questi argomenti perché ovviamente sul primo canale e anche qua sul secondo canale. Qua sul secondo canale vedremo cose un pochino più tranquille, sul primo canale vedremo anche il satanismo, la diavoleria, tutte queste serie di cose per imparare a conoscerle, ma soprattutto perché tutto questo ci aprirà la mente su alcuni particolari e innanzitutto ci riconfermerà ancora come l'uomo abbia prodigato energie su energie, sforzi su sforzi per toccare ovviamente il mondo trascendente, per arrivare a dominare le forze del mondo trascendente. Questo ci conferma ancora una volta che tutto ciò è vero, perché migliaia e migliaia di persone che abbiano speso tutta la loro vita proprio per dominare queste cose, alcune volte anche riuscendo in alcune piccole cose, e ne parleremo. Quindi se non siete ancora iscritti qua sul Pirata, iscrivetevi anche sul Pirata. Se siete iscritti sul Pirata e non siete iscritti sul primo canale Armando Anzolini, iscrivetevi, trovate sempre tutti i link in descrizione. Per quello che riguarda il Pirata vado a fare una lista degli argomenti, appunto utilizzando questi libri, proprio perché mi danno la possibilità di toccare con mano tutta una serie di grandi argomenti, di macro argomenti, all'interno dei quali ci muoveremo, oltre ovviamente a continuare il nostro percorso spirituale e tutto quello che serve e tutto quello che riguarda l'NDE e non solo sul primo canale. A tutti voi un caro saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Armando.